I bavaglini personalizzati ne abbiamo già visti tanti, ma questa volta vi faccio vedere qualcosa di diverso. Preparate quindi il bavaglino che vi piace di più e andiamo a vedere come realizzarlo. Mi trovo qui su Drawings versione 12 Creative. Per andare a realizzare il nostro bavaglino personalizzato andrò a importare un file che è stato appositamente realizzato a questo scopo. Quindi vado a far clic qua sul pulsante apri e vado a selezionare un SVG. Vi ricordo che con la versione Creative potete anche selezionare altri formati di file. Questo è l'elefantino che, come vi dicevo, ho creato appositamente per il bavaglino. Poi eventualmente si possono aggiungere anche altre cose, per esempio il nome eccetera eccetera. Ora, il file di per sé sarebbe pronto così, però eventualmente si possono anche apportare alcune piccole modifiche. Per esempio, io voglio andare a selezionare i cuori. Vedete che se io seleziono il cuore e vado qua sulla finestra proprietà, il software mi dice che lui l'ha messo in automatico come raso, però se lo vado a mettere come cordoncino, vedete che è un pochino più l'effetto in rilievo rispetto al raso, e quindi vado ad applicare questo stile, diciamo così, a tutti i cuoricini. È importante sottolineare che il cordoncino dovete applicarlo solo se sono aree molto piccole, altrimenti se sono aree più grandi non ve lo consiglio, perché poi il risultato a livello estetico non è ottimale. Anche in questo caso posso lasciare così, oppure se voglio per esempio andare a modificare alcuni colori, per esempio vado a selezionare questo grigio qua, che poi è anche il grigio del corpo e altre parti delle orecchie, che è questo qua sotto. Faccio clic qui con il pulsante di destra del mouse, faccio clic su edita colore e per esempio vado a metterlo un po' sull'azzurro, cioè quindi un colore di questo genere. Ora posso anche andare a modificare per esempio il colore dell'orecchio, e in questo caso faccio sempre clic con il pulsante di destra, sempre edita colore, e lo metto totalmente bianco. Totalmente bianco corrisponde un po' anche alle zampine, alle lunghiette qua delle zampine, quindi come potete notare qua adesso mi mette solo questi 4 colori, cioè non ho più lo stesso numero di colori che avevo in precedenza, quindi posso lasciare così il mio elefantino se sono contenta del risultato, o come vi dicevo, se volete potete andare ad aggiungere per esempio delle iniziali. A questo punto prima di tutto vado a salvare il mio progetto, chiamiamolo elefante bavaglino. In questo caso avevo già un progetto con lo stesso nome, e poi devo esportarlo. Per esportarlo però devo andare su menu file, ma non devo fare clic qua su esporta in questo caso, ma devo fare clic su salva con nome. Una cosa importante che spesso mi chiedete è che alcuni formati vedete che non sono disponibili. Sapete perché non sono disponibili? Semplicemente perché qua dovete sempre ricordarvi di selezionare come macchina quella che avete a disposizione, in questo caso la Necchi. Quindi se io vado a far clic qua su questa icona, poi faccio cambia, metto Necchi e poi metto la macchina che sto usando io in questo momento, che è la Logica, io ho la 5X, faccio clic qua, vedete che mi cambia anche l'anteprima del telaio. Ora a questo punto vado di nuovo a fare salva con nome e qua vedete che ZHS adesso è disponibile, quindi chiamiamolo sempre elefante bavaglino ZHS, lo salviamo, mi dice che è stato salvato con successo e mi dice quanti punti ho a disposizione, o per meglio dire quanti punti verranno fatti, e in questo caso sono 11.271.
Ora, questo file qui è importante che lo salviate nel cloud, potete usare OneDrive o qualsiasi altro cloud che avete a disposizione, perché poi lo dovete trasferire sul vostro tablet o comunque sul vostro dispositivo o mobile per inviarlo alla macchina, cioè per utilizzarlo con l'app MyPattern. Quindi andiamo a vedere adesso come procedere. Sono qui con il mio tablet per inviare il file alla macchina, quindi vado a fare clic subito qui su questa icona input file e poi seleziono il cloud in cui ho inserito il file, seleziono anche il file ed eccolo qua che il software mi mostra l'anteprima. Qua sotto ho anche tutti i colori. Vi ricordo che su Drawings potete andare a vedere l'anteprima per vedere come, quindi la sequenza, diciamo così, anche di inserimento di tutti i vari fili. Andiamo a inviare ed ecco qua che abbiamo la nostra anteprima del telaio, quindi prepariamo il telaio con il bavaglino e poi proseguiamo. Questo è il mio telaio e a questo punto devo togliere la parte interna, devo andare a inserire la teletta stabilizzatrice, mi raccomando, è essenziale questa. Vado poi a inserire qui all'interno la parte appunto centrale, poi vado a chiudere bene il telaio qua dietro e anche con la vite e ora andiamo a vedere come posizionare il bavaglino. A questo punto andiamo a posizionare il bavaglino qua sopra, ecco, e allora per centrarlo perfettamente vi consiglio di utilizzare questo accessorio che è incluso nella ricamatrice. Dovete posizionarlo proprio qua, vedete che qui c'è un piccolo foro. Ecco, questo foro va incastrato proprio qua. A questo punto andiamo a alzare il bavaglino per vedere il punto esatto in cui vogliamo andare a far ricamare il nostro elefantino. Ecco qua, ritorniamo sul nostro tablet, ora inviamo alla macchina. Dice che la connessione internet non è stabile, impostare la rete, diciamo sì. Andiamo ad aggiungere la connessione. A questo punto ricordatevi che la macchina deve essere in point to point, vi faccio anche vedere qua, spero che riusciate a vedere, vedete che c'è scritto PP, ecco, vuol dire che è in connessione point to point. Quindi qui sul tablet mettiamo di nuovo impostare la connessione point to point, mettiamo conferma, seguente e andiamo a selezionare la rete wifi che ci occorre, che è questa qua, appunto quella che inizia con MEMB. Ora torniamo sulla nostra app, ecco qua, vedete che la macchina si sta collegando. Ora ci dice che è connessa, come sempre, come tutte le volte dovete ricordarvi alcune cose fondamentali. 1. Sollevare la leva alzapilino. 2. Dovete rimuovere il telaio, ma noi in realtà non l'abbiamo ancora messo. Dovete ruotare il volantino per portare l'ago in una posizione più alta e dovete inserire la placca ago se avete la ricamatrice come questa che fa sia ricamo che cucito. A questo punto, quando io do l'ok, la macchina inizierà la calibrazione. Come potete notare, la macchina è stata calibrata. A questo punto possiamo procedere con l'inviare l'immagine alla nostra ricamatrice. Andiamo quindi a fare clic su questo pulsantino, vedete che sta inviando il file alla ricamatrice. Dovete attendere proprio giusto qualche secondo, vedete che è velocissima, comunque il software è velocissimo per l'invio. Ci siamo quasi, ecco qua. Allora ci dice di inserire il filo azzurro per far partire la macchina, come sempre. Fate clic su questo pulsantino.
macchina passa al secondo colore ci dice questa cosa, cioè ci dice prima di tutto qual è il colore che dobbiamo inserire, quindi quello nero, e poi diamo l'ok per far ripartire la macchina. Come sempre dovete premere di nuovo su questo pulsantino per farla partire. Questo, così come con tutti gli altri colori, dovremo andare a fare la sostituzione quando il software ce lo richiederà. Ed eccoci qua, quando il ricamo è arrivato al termine, come potete notare ci dice ricamo terminato, quindi facciamo semplicemente così e andiamo a vedere il telaio. A questo punto dobbiamo andare a staccare il telaio. Vedete che il ricamo è finito, ci sono tutti questi fili di congiunzione, è normale perché ovviamente la macchina deve passare da una parte all'altra, quindi andremo a togliere questi fili. Nel frattempo, per sganciare il telaio dobbiamo semplicemente fare, anzi prima di tutto dovete alzare qua il piedino. Vi ricordo che questa ricamatrice è rosa filo, quindi si stacca automaticamente il filo, e andiamo a tirare indietro, ed ecco qua. Andiamo adesso a togliere e vedere il risultato. Una volta staccato dal telaio andiamo a tagliare tutti questi fili che, come vi dicevo, lo faccio vedere anche un pochino più da vicino. Vedete, questi sono dei fili di congiunzione che vanno da una parte all'altra, ovviamente, perché fa magari prima questo cuore, poi va qua, eccetera eccetera. Quindi semplicemente utilizzando un paio di forbici andiamo a tagliarli in questo modo. Ho tolto i fili, quelli più grandi, poi quelli un pochino più piccoli magari andrò a togliere in un secondo momento. Intanto vado a strappare tutta diciamo la filetta nel retro, e ovviamente anche nel retro chiaramente c'è qualche filo che poi dovrete magari andare a tagliare, ma andiamo a vedere adesso il risultato finale. Guardate quanto è carino, ve lo faccio vedere anche un pochino più da vicino, è molto molto bello. Poi è un lavoro che si fa comunque molto velocemente. Io adesso ho creato anche il file, però diciamo che se avete un file già pronto non avete tanto lavoro da fare, l'unica cosa che dovete fare è il cambio dei fili quando ve lo richiede la ricamatrice. Spero che anche questo tutorial vi sia stato utile. Vi ricordo come sempre che ne trovate tanti altri sul canale YouTube MyCricut, sul sito internet mycricut.it, e che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.